Ciao a tutti e bentornati sul mio canale dedicato alle storie, alle cadute e alle rinascite dei protagonisti del piccolo schermo turco. Prima di cominciare vi ricordo che potete sostenere il mio lavoro con un mi piace, l'iscrizione e, per chi desidera un contatto più diretto, cliccando sul tasto Unisciti. Oggi vi porto un racconto lungo, intenso e, lo dico subito, carico di emozioni. Parliamo di Özge Yağız e Gökberk Demirci, la coppia che molti di voi hanno conosciuto grazie a Yemin e che da allora è entrata in una spirale di successi professionali, lutti devastanti e scelte personali spesso fraintese. Il silenzio dietro ai riflettori. Quando i fan pensano a Gökberk immaginano il sorriso magnetico, la postura fiera, la gentilezza che traspare durante i meet and greet. Quello che di solito non si vede è l'eredità di dolore che l'attore porta sulle spalle. Nel giro di pochi anni ha perso il fratello, la madre e la nonna, figure cardine della sua crescita. 3 funerali, 3 frasi, ti sarò vicino, che diventano rituali di circostanza, 3 vuoti che si dilatano appena si spengono le telecamere. Per sopravvivere, Gökberk ha costruito una routine silenziosa. Al sorgere del sole visita il cimitero di famiglia a Yalova, depone garofani bianchi sulle lapidi e recita preghiere a voce bassa. A volte resta in piedi, immobile, finché le prime ombre degli alberi non si accorciano e il custode gli ricorda l'orario di chiusura. In quelle ore l'attore non è un volto pubblico ma un figlio che sussurra «scusami» a chi non può più rispondere. L'incontro con Özge, luce in un corridoio di studio. Il destino ha voluto che, proprio nel periodo più cupo, Gökberk venisse scritturato per Yemin. Sulla soglia di uno studio televisivo dai neon accecanti conobbe Özge Yağız, allora esordiente. Lei lavorava sui copioni con matita, evidenziatore e, quando nessuno guardava, piccoli origami di carta con frasi motivazionali. Lui, abituato a stringere i denti, restò spiazzato dalla delicatezza con cui Özge affrontava il set, mai una parola più alta, mai una battuta imparata a metà, mai un non ce la faccio gettato lì per stanchezza. Quell'equilibrio fragile divenne in fretta sostegno concreto. Nelle pause cena Özge si sedeva accanto a lui e, mentre assaggiava il primo caì bollente, gli chiedeva a bassa voce, «Come respiri oggi?» Non «come stai?» domanda grande e vaga, ma «come respiri?» un invito a tornare nel corpo quando la mente scivola nei ricordi. Fu la prima di molte piccole ancore che la giovane attrice gettò nel mare agitato di Gökberk. La rottura in attesa e il silenzio che fa più rumore dei gossip. Quando la stampa annunciò che i due si erano presi una pausa, la reazione del pubblico oscillò tra incredulità e frustrazione. In realtà la decisione non nacque da tradimenti o gelosie, bensì dall'incessante tourbillon di set, firme di contratto, eventi mondani che obbligava la coppia a turni impossibili. Gökberk, già provato dai lutti, non riusciva a sopportare la pressione di una relazione vissuta a colpi di storie e red carpet. Özge, lanciata verso ruoli di primo piano, temeva che la tristezza cronica di lui potesse inghiottire la sua fragile serenità. Il risultato fu un distacco che nessuno dei due spiegò davvero. Durante le riprese finali di Yemin la distanza divenne fisica, camerini separati, ingressi sfalsati, social congelati. Chi tace viene rapidamente riempito di parole altrui, liti inventate, contratti capestro, perfino fantomatiche nuove storie d'amore. In quel caos Gökberk fece l'unica cosa che sapeva fare. Si chiuse in un mutismo ancora più ermetico, limitandosi a condividere su Instagram fotografie in controluce dei tramonti su Istanbul. Non una didascalia, non un hashtag. Fine di Yemin, una scena vuota e un futuro incerto. Quando la produzione annunciò che la soap sarebbe finita, Gökberk immaginò di provare sollievo. In realtà avvertì un'altra perdita. Se la serie era stata rifugio dopo la morte dei familiari, adesso gli veniva tolto anche quel guscio. Il giorno in cui l'ultimo Chuck risuonò sul set, l'attore trattenne le lacrime fino a chiudersi in macchina, poi, secondo un macchinista, rimase seduto al volante per un'ora, a motore spento, fissando il badge di accesso che non avrebbe più usato. Parallelamente, le proposte lavorative arrivavano caotiche, drammi storici, remake latini, perfino un reality itinerante in cui le celebrity attraversano la Cappadocia in mongolfiera. Nessun copione parlava al suo lutto, nessun contratto offriva il tempo di fermarsi e respirare. L'inaspettato ritorno di Özge.
Ed è qui che la storia cambia traiettoria. Durante una lettura per un progetto streaming, Goldberg trovò sul tavolo un foglio piegato in due. Dentro c'era un origami di carta velina e 4 parole: le ferite non isolano. Non serviva la firma, la calligrafia fine era quella di Osge. Il messaggio era un ponte, non prometteva soluzione, offriva presenza. Qualche giorno dopo, l'attrice si presentò alla porta della vecchia casa di famiglia di Goldberg con una scatola di cartone. Dentro c'erano fotografie recuperate da social e forum, fan art, screenshot di scene, articoli in lingue che nessuno dei due parlava. Non sei solo nella memoria di chi non c'è più, disse. Se ti va, possiamo riordinare questi pezzi finché trovano posto. Iniziarono così pomeriggi di silenzi condivisi. Lei incollava ritagli su un album, lui catalogava file in una cartella chiamata Ancora qui. Non parlarono di tornare insieme. Semplicemente, ricominciarono a prendersi cura dello spazio fra loro. Una nuova regola: condividere il peso, non scaricarlo. Da quei pomeriggi nacque un accordo non scritto. Goldberg avrebbe imparato a verbalizzare la tristezza prima che diventasse macigno. Osge avrebbe chiesto aiuto quando la stanchezza l'avrebbe spinta a chiudersi. Per allenarsi, scelsero di frequentare una palestra di box terapeutica, 2 volte a settimana, 30 minuti di colpi su sacco e 10 di meditazione. Il sacco non si ferma a causa tua, ripeteva l'istruttore. Se tieni dentro, esplodi, se tiri fuori, scarichi. Fu in quel contesto che Osge gli confidò il proprio timore: finire prigioniera della parte del angelo salvatore. Lui rise per la prima volta dopo mesi. Se ti serve, sarò io a ricordarti che non devo essere salvato, ma solo ascoltato. Verso il domani, progetti, speranze, realtà. Oggi i due non fanno proclami. I social rimangono essenziali. Una foto di mani che impastano pane integrale, un video di passi di danza improvvisata in salotto, la locandina di un colloquio aperto con un'associazione che sostiene i giovani in lutto. Molto più interessante delle etichette, insieme non insieme, è il modo in cui stanno trasformando il dolore in energia narrativa. Circolano voci di una miniserie scritta su misura, 2 trentenni che ricostruiscono casa e identità dopo una guerra personale. Potrebbe essere finzione? Potrebbe essere docu-fiction? L'unica certezza è che, qualunque forma prenda, nascerà dai ritmi umani che hanno scelto: giorni di lavoro intervallati da giorni di silenzio, promozione concentrata, zero reality show invadenti. Perché questa storia ci riguarda. La vicenda di Osje Yaz e Gökberk Demir ci racconta che la celebrità non vaccina dal lutto, e che l'amore, o l'amicizia profonda, chiamatela come volete, non sostituisce la terapia ma può offrirle terreno fertile. Parla di giovani adulti che, pur dentro un'industria vorace, rivendicano il diritto di rallentare. E ci ricorda che la forza non sta nel non cedere mai, ma nel cedere in sicurezza, con qualcuno pronto a tenderti una mano prima che tu cada del tutto. Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio. Raccontatemi nei commenti qual è l'aspetto di questa storia che vi ha toccato di più: la resilienza di Gökberk, la pazienza di Osje, o il modo in cui una serie TV ha creato un legame che sopravvive persino alla fine delle riprese. Leggo tutto e seleziono i contributi più profondi per il prossimo video. E se volete che queste storie continuino a trovare spazio, ricordate: mi piace, iscrizione e campanella. Ci vediamo presto con un nuovo viaggio dietro le quinte.